Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Siamo qui oggi per parlare di SimRep e della sua dashboard da 8,8 pollici. SimRep è un'azienda che ho conosciuto alla fiera del sim racing a Dortmund, che crea diversi prodotti nel mondo sim racing, tra cui questa dashboard ed alcuni volanti. In realtà, per gli appassionati, insomma, di volanti di alto livello, molti di voi la conosceranno perché presentò forse qualche anno fa il volante fatto in collaborazione con Cosworth, volante utilizzato nell'auto reale e che poi ne è stata fatta anche una versione per il sim racing. Ma ragazzi, penso sia arrivata l'ora di entrare nel dettaglio della sua dashboard. Sigla! Eccoci qui alla recensione della dashboard di SimRep da 8,8 pollici. Il packaging con cui vi viene consegnata è ben curato. All'interno troveremo le staffette in carbonio per poterla montare. Ve le faccio vedere. In realtà consentono di poter montare la dashboard praticamente su qualsiasi base. Ci sono nella parte bassa delle asole da 8 e un foro da 5 che vi consentiranno di poterla montare praticamente su qualsiasi base. In più c'è questa asola che vi consentirà di spostarla più in alto o più in basso. In realtà, come potrete vedere sul mio SimCube 2, l'ho montata nella posizione più bassa possibile e quasi va a toccare il mozzo. Sempre all'interno della confezione troverete tutto il kit per poterla montare. Ci sono questi perni filettati che vi consentono con molta semplicità di andare a allentare, stringere e bloccare la dashboard sulle staffette. In più anche degli inserti per i profilati nel caso qualcuno voglia montarla non sopra la base ma magari di lato o da qualche parte nella sua postazione. Poi naturalmente il cavo HDMI per poterla collegare al PC e un cavo USB, in realtà USB 2 per la parte lato PC e in realtà micro USB sulla dashboard. Entrambi i cavi sono lunghi 1 metro. Io per la posizione dove ho il mio PC praticamente dietro il monitor, quindi molto vicino alla parte della base, non ho avuto nessun tipo di problema per poterla montare. Nel caso voi utilizziate un PC molto lontano dalla vostra postazione, dovrete adattarvi a qualche prolunga. Arriviamo adesso alla dashboard. In questo caso tutto il corpo in alluminio. Molto bello, ben rifinito, è anodizzato di colore nero, dà un bel effetto qualitativo di questo genere di prodotto. In realtà ne ho provata soltanto un'altra che ha questo genere di form factor. Montata sulle basi riesce a dare veramente un ottimo effetto cruscotto. Nella parte frontale in realtà c'è un vetro antigraffio con la parte in alto serigrafata SimRep. In realtà probabilmente spero si riesca a vedere dal video perché dal vivo si vede abbastanza bene, ma in realtà è fatta con un tratto davvero molto lieve. Però vi dico che dal vivo l'effetto è ottimo. Parliamo di una risoluzione di 1920x480 e diciamo come form factor è come fossero due dashboard da poco più di 4 pollici messe una accanto all'altra. Come vi ho detto, questo genere di display necessita di una connessione USB per l'alimentazione e un cavo HDMI per la parte video. Infatti lo andrete a collegare a SimHub. In realtà la procedura è molto semplice perché andrete ad aggiungere una nuova periferica per il display. C'è un file che dovrete scaricare dal sito di SimRep che andrà a configurare direttamente quello che è questo dispositivo. In realtà poi a livello di personalizzazioni all'interno di SimHub troverete soltanto la possibilità di associare una dashboard e in questo caso già SimRep ve ne fornirà di due tipi molto simili, ma una dal mio punto di vista ha molte più informazioni, ma naturalmente come sempre potete andare a personalizzare e a crearvi la dashboard che più volete. In questo caso con questo genere di form factor è più complicato andare a utilizzare dashboard che già esistono e dovrete quindi lavorarci un pochino di più se vorrete delle informazioni diverse a monitor.
Ma come già vi ho detto, SimRep vi fornirà già due file che andranno a configurare due tipologie di dashboard che potrete poi tra l'altro switchare l'una con l'altra durante le sessioni di guida. Per quanto riguarda le regolazioni, ragazzi, terminano qui. In realtà mi sarebbe piaciuto avere anche uno slider per l'illuminazione. In questo caso non è disponibile, ha un'illuminazione fissa. Personalmente è più che sufficiente per l'utilizzo che deve essere fatto, però tante volte mi piace anche l'idea di poterla aumentare e diminuire a seconda delle mie esigenze. E poi anche smontandola, ragazzi, come avete visto, tutto molto ordinato all'interno, un progetto costruito dal mio punto di vista con estrema cura. Ma devo dire comunque che una volta montata con le sue staffette, l'effetto dietro il volante è molto piacevole. Naturalmente le immagini parleranno molto di più delle mie parole. Alla fine comunque è sempre una dashboard e di solito io consiglio questo genere di prodotti a chi non ama troppi overlay sul monitor e vuole magari aumentare l'immersione alla guida, quindi creandosi una visuale sul monitor totalmente libera da quelli che sono vari display, e utilizzare questo genere di dashboard per mettere tutti i dati di traction control o per esempio il monitor della pista, i pedali, insomma tutte quelle informazioni che di solito utilizziamo a schermo le possiamo tutte inserire sulla visuale della dashboard e quindi aumentare quella che secondo me è l'immersione durante la guida. Per quanto mi riguarda ringrazio SimRep di credere nel mio canale per la recensione dei suoi prodotti, ne verranno anche altri, soprattutto perché quando ho conosciuto anche questa azienda, come ho detto, mi ha affascinato il concetto che hanno, soprattutto anche per la parte volante. Ci sono degli aspetti costruttivi molto particolari, ma ve ne parlerò più avanti. Ma per quanto mi riguarda mi è piaciuto sempre il fatto che è un'azienda molto vicina al mondo reale, che vuole portare alcune tecnologie che ci sono nel mondo reale nel mondo sim racing. Arriviamo poi come sempre al prezzo, 300 euro. Naturalmente è un prodotto dal design molto particolare e in realtà come prezzo in questo caso si colloca su un prezzo dal mio punto di vista più basso, pur avendo materiali tutti di prima scelta. Ma come sempre l'ultima parola è a voi, ragazzi. Fatemi sapere nei commenti cosa pensate di questo genere, soprattutto di form factor, se conoscevate anche l'azienda SimRep, perché come vi ho detto l'avevo già presentata in altri video quando sono stato a Dortmund. Spero naturalmente che il video vi sia piaciuto. Naturalmente in questo caso una dashboard è molto semplice anche da spiegare. L'unica cosa a cui tenevo molto far capire era la qualità costruttiva dei materiali con cui è costruito questo genere di prodotto qui. Con questo, ragazzi, vi saluto. Vi ricordo sempre qui sotto in descrizione ci sono tutti i link di aziende, con alcune ci sono anche dei codici sconto per poter acquistare. Naturalmente utilizzare questi link aiuta le collaborazioni che ho con le varie aziende e io ve ne sarò sempre grato. Ciao!